Buongiorno a tutti, amici di Angolo Nerazzurro, bentornati sul canale, buon inizio di settimana. Anche oggi andiamo a vedere le ultime in casa Inter. Naturalmente si parla tanto di calciomercato, ci sono dei nomi che ormai circolano già da qualche settimana, come quelli di Palestra, di Solé, di Jones, e andremo a vedere le ultime proprio riguardanti queste trattative. E ci sono poi delle nuove suggestioni, ecco, riportate sui quotidiani di oggi che riportano i nomi di Ndicà e di Dibu Martinez. Andremo anche a fare un focus su Palestra e su come cambierebbe l'Inter con l'esterno dell'Atalanta. Ecco, faremo un confronto sia statistico che tattico tra Palestra e Dumfries per cercare di capire, ecco, nello sviluppo del gioco cosa cambierebbe con Palestra in squadra. Naturalmente, come al solito, vi ricordo anche un bel like al video, l'iscrizione al canale per supportare con 2 semplicissimi click. Iniziamo dalla prima pagina della Gazzetta dello Sport e leggiamo: ci vediamo all'Inter, i campioni chiamano Palestra. L'esterno ha conquistato Chivu, il feeling con i nazionali nerazzurri che lo spingono verso Milano. Vediamo poi, ecco, anche all'interno si parla ovviamente di Marco Palestra e c'è proprio il titolo: Palestra vieni all'Inter. Chivu lo ha scelto e il blocco azzurro è già in pressing. Dal tecnico ai dirigenti, tutti pazzi per l'esterno. I compagni di nazionale lo spingono a Milano. Ecco, è un calciatore che mette d'accordo un po' tutti, in realtà compresi i tifosi, quindi è un po' una priorità del calciomercato, anche perché Palestra è un nome, come dicevamo nei giorni scorsi, che può essere molto utile sia che rimanga Dumfries, quindi come alternativa, in realtà mi verrebbe da dire come co-titolare, sia che Dumfries parte, quindi l'Inter avrebbe già in casa il successore nel caso in cui qualcuno pagasse la clausola di Dumfries, ma avrebbe comunque un valore aggiunto dalle caratteristiche differenti. E andiamo proprio a fare, ecco, questo confronto tra Palestra e Dumfries. È vero che Chivu vede nell'esterno atalantino la possibilità di schierarlo anche sulla sinistra e quindi di alternarsi a Di Marco, però diciamo che il ruolo naturale, quello principale, è quello da esterno destro. E quindi andiamo anche a capire quali sono le differenze tra Palestra e Dumfries. Partiamo proprio da questa tabella, quindi queste statistiche. Ovviamente sono statistiche che vanno contestualizzate come sempre, perché i numeri in sé non dicono tutto, vanno sempre analizzati. Dumfries ha giocato praticamente meno della metà dei minuti di Palestra nell'ultimo anno, e nell'ultima Serie A ovviamente sono numeri relativi al campionato, naturalmente cambia anche il contesto. Partiamo però, ecco, dai gol e gli assist. Palestra ha realizzato un gol e 4 assist. Dal punto di vista realizzativo, quindi per gol, Dumfries incide decisamente di più. Sugli assist forse incide leggermente più Palestra, anche se poi, ecco, come dicevo, va contestualizzato anche sui minuti giocati. Qualcuno potrebbe ritenere che Palestra abbia inciso poco, in stagione un gol e 4 assist, nonostante ha giocato praticamente sempre da titolare. In realtà però, se andiamo a contestualizzare nell'ambiente Cagliari, la squadra rosso-blu ha realizzato 40 gol e su questi 40 in 5 c'è lo zampino di Palestra con gol o assist. Praticamente ha inciso nel 12,5% dei gol stagionali. Se andassimo a riportare questa percentuale sui numeri dell'Inter, quindi sugli 89 gol, significherebbe incidere per oltre 11 gol. Per fare un esempio, 8 assist e 3 gol, per esempio 9 assist e 2 gol in questo modo, quindi sarebbero numeri già leggermente cioè numeri importanti, quindi non leggermente, insomma. Naturalmente è solo un calcolo percentuale. Passiamo anche alle altre statistiche e prendiamo, ecco, per esempio accuratezza dei cross, precisione passaggi e palle lunghe. Come vediamo sono 3 statistiche dove Palestra è superiore a Dumfries. Queste statistiche sono calcolate a partita, quindi ovviamente nelle precisioni passaggi c'è la percentuale, accuratezza cross 0,7 Palestra, 0,3 Dumfries, anche le palle lunghe sono nettamente in favore di Palestra. Questo quindi ci porta alla conclusione che Palestra è un calciatore più tecnico, nettamente, rispetto a Dumfries, che punta più sull'esplosività fisica. Se andiamo a vedere dal punto di vista invece dei dati difensivi, quindi intercetti, contrasti a partita, contrasti vinti a partita, che quindi non sono soltanto quelli difensivi, quelli vinti, e ci aggiungo anche le palle recuperate che non vediamo in grafica, Palestra è superiore a Dumfries. Palle recuperate sono 3,1 contro 1,8. Anche qui va contestualizzato perché chiaramente il modo di giocare è diverso, quindi è chiaro che per esempio nei contrasti, per quanto la percentuale di Palestra sia leggermente più alta, il 60% di contrasti vinti a partita contro il 50% di Dumfries,
È chiaro che naturalmente magari Palestra si è trovato anche a fare molti più contrasti, infatti il totale è praticamente è più del doppio di Dumfries. Però dal punto di vista ecco, difensivo comunque Palestra riesce a dare un ottimo apporto. Passiamo anche all'altro aspetto, prima di arrivare ai dribbling, che è poi un po' la caratteristica che viene sempre menzionata, e sono i duelli aerei vinti a partita. Qui è nettamente superiore Dumfries con 1,5 rispetto a 0,4. È vero che poi la percentuale di Palestra è 41%, però è anche il segnale che va poco al duello aereo e questo ci riporta ecco, a quello che dicevo praticamente poc'anzi. Dumfries punta molto sull'esplosività fisica. Sui dribbling riusciti, ovviamente, come ben sappiamo, Palestra è uno di quelli che ne fa di più in Serie A, il secondo terzino per dribbling riusciti, 1,9 rispetto alle 0,3 di Dumfries. Ovviamente non è un funambolo, è un calciatore bravo magari sulla prima accelerazione, sulla scelta di tempo per saltare l'avversario, quindi non è la miglia mal della situazione che si affida palla a Palestra, ok, qualcosa inventa, però chiaramente è una statistica che è importante. E anche il grafico quindi sui percentile, grafico che abbiamo già ripreso in qualche altra occasione, ci dà ecco la sensazione di quelle che sono le differenze tra Palestra e Dumfries. In realtà qui ho preso il Dumfries del 24-25 perché ha più minuti giocati rispetto all'ultima stagione. Arriviamo quindi al punto. Quali sono le differenze? Palestra è un calciatore più associativo, più tecnico, più da conduzioni e che può sfruttare ecco, anche l'uno contro uno con il dribbling come appena detto. Dumfries è un calciatore più esplosivo, quindi più magari da inserimento, ha sicuramente tempi migliori di inserimento, da strapotere fisico, per esempio quando va a colpire di testa sul secondo palo, o da attacco alla profondità. E quindi come cambia il modo di giocare dell'Inter con Dumfries e con Palestra? Qui abbiamo ripreso proprio la lavagna tattica e sposto anche la mia immagine per avere una visuale migliore appunto del lato di gioco di Dumfries. Ovviamente qui abbiamo ripreso la partita contro il Como, però insomma l'avversario conta poco. Quando l'Inter gioca con Dumfries, spesso cosa fa? Per sfruttare lo strapotere fisico, la bravura anche aerea e il tempo di inserimento, è tentata molto spesso ad andare a sovraccaricare il lato sinistro, per esempio portando molti giocatori da questo lato, e questo cosa fa? Tende ad isolare Dumfries, quindi ecco in questo modo magari tende a creare densità sulla sinistra, nel modo che poi Dumfries si trova praticamente al duello solo col terzino avversario, quindi spesso sviluppa sulla sinistra e poi c'è Dumfries che attacca il secondo palo proprio per sfruttare i suoi tempi di inserimento e lo strapotere fisico, perché sul colpo di testa è un calciatore importante, ecco, sfrutta la sua forza. Oppure l'altro modo in cui è stato spesso sfruttato Dumfries è l'attacco alla profondità, e questa è una situazione che l'Inter sfruttava addirittura meglio con Inzaghi, perché giocava con un baricentro leggermente più basso, e quindi cosa succedeva? Che magari l'avversario era un po' più alto, si cercava ecco anche di attirare un po' l'avversario e poi si andava a sfruttare proprio questo attacco alla profondità, questa verticalizzazione su Dumfries. È un qualcosa che l'Inter sfruttò tantissimo nella semifinale contro il Barcellona. Ed è un po' anche un qualcosa che lo scorso anno, o meglio quest'anno ad inizio campionato, quando si diceva Dumfries non incide come l'anno precedente, fermo restando che poi è stato comunque un calciatore determinante quando è stato titolare, potrebbe essere dovuta proprio a questo, al fatto che la squadra giocava con un baricentro un po' più alto e quindi c'era meno spazio per attaccare la profondità, si partiva più a ridosso della linea avversaria. Da questo punto di vista, ecco, Palestra potrebbe essere addirittura un calciatore più adatto ad un modo di giocare, ecco, per dominare il gioco, quindi per essere stabilmente nella metà campo avversaria. Andiamo a riprendere, ecco, proprio la pedina di Palestra che, ecco, tra l'altro abbiamo dato lo stesso numero di Dumfries, ma conta decisamente poco. Cosa può fare invece l'Inter con Palestra in campo? Cercare un gioco più associativo, cercare più il dialogo con la mezzala, per esempio con il terzo, perché anche nel momento in cui ecco, c'è densità da questo lato, Palestra magari ha quello scatto, quella rapidità per saltare l'avversario per arrivare al cross. Sicuramente si può sfruttare anche meglio la qualità tecnica, quindi l'attacco, l'arrivo sul fondo e poi il cross al centro, e però magari meno un cross da quinto a quinto, forse più per sfruttare magari ecco, la fisicità degli attaccanti, fermo restando che come altezza Palestra non è un calciatore basso e quindi
si può lavorare anche sui tempi di inserimento, perché poi è un calciatore di 21 anni, quindi ha ampi margini di miglioramento. Si può lavorare su alcune aree, per esempio, magari il Cagliari non era una squadra che era stabilmente nella metà campo avversaria, quindi si trovava meno a giocare, per esempio, ecco, sui gol, sulle occasioni create da quinto a quinto, magari era più di ripartenze, quindi si andava a sfruttare la rapidità di Palestra, la possibilità di saltare l'avversario e mettere palla al centro. Con l'Inter può migliorare questa caratteristica e quindi magari cercare di sfruttarlo anche sotto l'aspetto aereo, ecco, cercare di migliorare quell'aspetto del gioco di Palestra. Però in generale è un calciatore più associativo, più di conduzione, quindi magari anche portare palla. Magari Dumfries era più quel calciatore che doveva andare ad attaccare la profondità, a volte anche, o meglio quasi sempre senza palla, per essere servito in verticale. Palestra magari è più da conduzioni, quindi cambia il modo di giocare. Però insomma Palestra può portare qualcosa di diverso, ma può essere, ecco, sicuramente un grandissimo supporto. L'altro aspetto sul quale può migliorare l'Inter con Palestra, fermo restando che non sto denigrando Dumfries, ovviamente stiamo facendo soltanto le differenze tra i modi di giocare, è in costruzione. Perché essendo più tecnico, ecco che anche quando per esempio si deve costruire, se Palestra si abbassa e quindi magari la linea 4 diventa in questo modo, quindi con Palestra insomma in posizione da terzino destro, ecco che naturalmente c'è una qualità tecnica migliore rispetto a Dumfries. Quindi sotto questi aspetti secondo me l'Inter può fare un upgrade, può avere un modo diverso di giocare. Certo, rimanessero entrambi, poi si può decidere anche chi si adatta meglio a seconda della situazione, a seconda dell'avversario. Passiamo anche con le altre notizie di giornata e leggiamo: Jones saluta Slot, ora può lasciare il Liverpool. Ovviamente c'è stato il saluto all'ormai ex allenatore dei Reds, e sul Corriere dello Sport si legge: Inter, Mr. Jones più di Koné. Il Liverpool chiede 30 milioni per l'inglese, la Roma è salita a 50 per Manu, entrambi non possono arrivare. Il vero nodo della scelta sono i costi. Ecco, naturalmente Manu Koné sembrava un po' fino a qualche mese fa il preferito in casa Inter. La Roma però lo scorso anno praticamente stava per accettare un'offerta da 35 più bonus, quest'anno ne chiede 50. È ovvio che sono costi altissimi e quindi a quel punto l'Inter è stata costretta a fare delle scelte. In realtà la scelta non è ancora definita perché Jones non è un calciatore dell'Inter, però sembra insomma che la scelta vada più verso l'inglese. Questo perché, in primis, i costi sono diversi. Il Liverpool chiede 30 milioni, quindi magari si può trattare di arrivare all'accordo anche intorno ai 25, e soprattutto, ecco, c'è anche una questione sulle caratteristiche. Manu Koné avrebbe avuto un gran senso se l'Inter avesse cambiato il sistema di gioco, quindi con un 3-4-2-1, perché serviva effettivamente chi dava muscoli, chi poteva, ecco, reggere una mediana a 2. In questo momento tutto porta a pensare che l'Inter continui la strada del 3-5-2. In primis perché ci sono delle certezze che ovviamente non avrebbe alcun senso perdere, e poi perché vediamo anche dal punto di vista numerico l'Inter sta costruendo nuovamente un centrocampo con 7 elementi, quindi con Mkhitaryan verso il rinnovo. Probabilmente uscirà Frattesi, ma arriveranno appunto Stankovic e uno tra Jones e Koné. Tutto porta a pensare che sia Jones, con Diouf dirottato in fascia. Se crei un centrocampo con 7 elementi, probabilmente schiererai una mediana a 3. Non avrebbe senso schierare stabilmente una mediana a 2, oltre al fatto che poi servirebbero dei trequartisti. E quindi tutto questo, secondo me, ha fatto propendere per la scelta Curtis Jones, che la Gazzetta stamattina riporta anche che ci sia un principio di accordo per un contratto fino al 2030, quindi insomma col calciatore che continuerebbe a spingere per l'Inter, e questo ovviamente porta anche alla conclusione che anche il cambio in panchina probabilmente non cambierà gli scenari. Ovviamente va trovato l'accordo con Liverpool, però insomma Jones sembrerebbe assolutamente il favorito, e dal mio punto di vista c'è anche una giustificazione, potremmo dire, perché magari Jones porta caratteristiche che non sempre sono scontate da trovare, quindi la duttilità, le due fasi, quindi fase di non possesso, fase di possesso, tempi, ritmo da Premier. Magari le caratteristiche di Koné
non con la stessa qualità, ma si possono trovare anche in un calciatore che costa qualcosa in meno. Ecco, l'investimento da 50 milioni secondo me sarebbe praticamente, paradossalmente, forse più giustificato per Palestra, perché non è semplice trovare un quinto abituato già a giocare appunto da quinto con quelle caratteristiche, piuttosto che su Koné, che sinceramente mi aspettavo un salto di qualità che non ha fatto nell'ultimo anno, quindi diciamo che tutto questo, ecco, porta a pensare che la scelta Jones possa essere quella corretta. Proseguiamo anche con gli altri articoli di giornata. La Gazzetta dello Sport riporta offerti Alaba e Maguire ma non interessano. Via vai di procuratori nella sede del club, l'austriaco e l'inglese non rientrano nel piano di svecchiamento. In realtà sia per una questione di costi, 33 anni Alaba, sia 32 Maguire, sia ovviamente per una questione di età, 33 anni l'uno e 32 l'altro, una questione di costi, comunque sono ingaggi pesanti, insomma non sono calciatori che rientrano nell'idea dell'Inter, mentre il favorito in difesa è proprio Omar Solé. E qui arriva la notizia, ecco, importante di giornata: archiviata l'inchiesta su Solé. E sulla stessa notizia scrive anche Tutto Sport, che leggiamo: Solé sorride e libero di abbracciare l'Inter. Archiviato il procedimento penale a suo carico, era l'ostacolo principale per procedere con l'affare. L'Udinese ha già aperto alla formula del prestito con obbligo di riscatto e chiede 25 milioni per il cartellino. Ecco, la grande notizia è che praticamente è stato assolto, è stata archiviata l'inchiesta per una presunta violenza sessuale, che secondo ecco il PM non ci sono stati elementi che potessero pensare che fossero confermate le accuse, e quindi praticamente quel processo penale che pendeva su Solé non c'è più. Questo libera praticamente il calciatore verso il trasferimento. Ecco, l'Inter può anche affondare il colpo, perché non c'è il rischio di prendere un giocatore che sarebbe poi condannato. E Tutto Sport va a confermare con la notizia di un paio di giorni fa che avevamo riportato del Messaggero Veneto. Ecco, questo è quando magari si va a fare anche un po' quella scrematura, ecco, delle notizie che circolano tra quella che può essere un po' una fonte più affidabile e quella meno. Il Messaggero Veneto è una fonte vicina all'Udinese, e la stessa notizia poi viene riportata anche da Tutto Sport, quindi con l'Udinese che sarebbe pronta ad accettare un prestito con obbligo di riscatto al primo punto conquistato a febbraio 2027, una cifra intorno ai 25 milioni di euro, e l'accordo col calciatore a 2,4 milioni di euro all'anno per 5 anni. Insomma, diciamo che è un affare che all'Inter converrebbe tanto, in primis perché Solé magari può giocare da terzo a destra, terzo a sinistra, secondo Tutto Sport anche da centrale, anche se io non lo vedo propriamente da centrale. E poi ecco c'è quella formula che non toglie liquidità immediata, va a pesare poi il cartellino sul prossimo anno, quindi diciamo che è un affare che mi troverebbe decisamente d'accordo, quello di Solé. Passiamo anche agli ultimi articoli. Leggiamo sul Corriere dello Sport: Dibu Martinez, l'intrigo inglese, il portiere lascerà l'Aston Villa e sulle sue tracce ci sarebbe anche l'Inter dell'amico Lautaro. Pepo è il titolare in pectore, ma intanto ecco, Dibu Martinez potrebbe lasciare l'Aston Villa, viene riportato anche un interesse dell'Inter. Sinceramente è un interesse che secondo me non troverà grande riscontro, nel senso che sì, viene accostato il nome di Dibu Martinez, è stato accostato anche nei mesi scorsi, però l'Aston Villa fa una valutazione del cartellino di 20 milioni. L'Inter ha rinunciato a Vicario proprio per dirottare l'investimento del portiere su altri ruoli, quindi promuovendo Josep Martinez a titolare. Adesso non avrebbe senso andare a prendere Dibu Martinez, poi magari l'Aston Villa parte da 20, può abbassare a 15, 12, 13, però insomma sarebbe comunque un investimento importante. Se ad oggi Martinez viene considerato il primo portiere, mi aspetto che da secondo, ecco, possa esserci un portiere che non abbia un costo elevatissimo. Si è parlato di Provedel, ieri veniva riportato con l'interesse anche dal giornalista Fabrizio Romano. Ecco, Provedel potrebbe essere il profilo adatto, perché il costo dovrebbe essere relativamente basso, poi dipende sempre da Lotito, però insomma un calciatore che va in scadenza 2027 non dovrebbe avere un costo altissimo. Porta comunque esperienza, porta sicurezza nel momento in cui dovessimo affidarci al secondo portiere. Ecco, ad oggi io penso che sia molto più probabile vedere Provedel all'Inter piuttosto che Dibu Martinez. Concludiamo anche con l'ultimo articolo, è di Tutto Sport,
e si legge Bayern Bissek per 40 milioni, per sostituirlo piace Ndicà. Il tedesco a bilancio per 3,7 era stato preso per 7,2. Ovviamente si torna a parlare della possibilità della plusvalenza di Bissek e sarebbe l'unico possibile partente in difesa, perché è stata un po' allontanata la partenza di Bastoni, il Barcellona si è defilato, ci sarebbe il Real Madrid con Mourinho interessato, però insomma tutto porta a pensare che se l'Inter debba fare una plusvalenza la farà con Bissek. In realtà non c'è stato un contatto diretto, quindi non ci sono novità in tal senso, c'è però l'interesse del Bayern che potrebbe offrire una cifra superiore ai 40 milioni. Nel caso in cui dovesse partire Bissek, e il congiuntivo è d'obbligo, l'Inter potrebbe puntare anche Ndicà, che non sarebbe usato da terzo a destra ma da centrale di difesa, con Akanji dirottato quindi nuovamente sul centrodestra. La giustificazione ci sarebbe, ecco, la motivazione più che la giustificazione ci sarebbe, perché magari ecco, con Bissek si fa la maxi plusvalenza, si prende un calciatore abituato a giocare al centro della difesa a 3 e si risolverebbe un po' il problema del centrale, perché secondo me, ecco, se non parte Bissek penso che Akanji continuerà ad essere centrale, ma non è un difensore centrale che mi piace particolarmente per leadership, per marcatura e per una concentrazione nei 90 minuti. Ecco, io Akanji penso che sia più un'alternativa a Bissek, quindi con i due da utilizzare da terzo di destra piuttosto che un vero centrale. Però è chiaro che se poi non esce nessuno probabilmente si continuerà su quella strada con Akanji centrale di difesa. Ragazzi, fatemi sapere anche la vostra nei commenti, sia sul nome di Palestra, secondo voi cosa potrebbe portare di diverso all'Inter, se insomma ecco è un nome che secondo voi può portare anche un grande upgrade all'Inter. Magari ancora oggi ci troviamo su questo dualismo Jones-Koné, se secondo voi Solé è il nome giusto, e perché no anche su questi ultimi nomi accostati, quindi Dibu, Martinez e Ndicà. Insomma, come al solito confrontiamoci su tutto e come sempre io vi lascio con un gran bel Forza Inter.